Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi in un viaggio che non è solo cronaca rosa, non è solo gossip, ma è anche una riflessione su come le relazioni, anche quelle più belle e invidiate, possano cambiare, evolversi o, talvolta, arrivare al capolinea. Stiamo parlando di Bergüzar Korel e Halit Ergenç, una delle coppie più iconiche e amate della televisione turca. La notizia della loro separazione ha lasciato un vuoto in chi li ha sempre ammirati, non solo come attori, ma anche come persone. Per molti anni sono stati considerati il simbolo di un amore forte, elegante, costruito su basi solide. Una coppia che sembrava resistere a tutto, al tempo, alla fama, alle pressioni della carriera. Ma la realtà, come spesso accade, è molto più complessa di quello che si vede da fuori. E oggi cerchiamo di capire, con delicatezza e rispetto, cosa può essere successo tra due persone che, a un certo punto della vita, si sono scelte e amate profondamente. Il loro incontro è ormai leggenda. Tutto è iniziato nel 2006, sul set della serie televisiva Binbir Gece, Le Mille e una notte, un prodotto che ha avuto un impatto incredibile non solo in Turchia ma anche in numerosi paesi del mondo. In quella serie, Bergüzar e Halit interpretavano due personaggi intensi, complessi, e la loro alchimia era talmente evidente da far parlare tutti già allora. Non era solo recitazione, c'era qualcosa di vero, qualcosa che andava oltre lo script. E infatti, dopo la fine delle riprese, è cominciata la loro storia d'amore. Non è stata una relazione costruita per le riviste o per i fan. È stata reale, concreta, fatta di piccoli gesti quotidiani, di scelte condivise, di silenzi e sorrisi complici. Si sono sposati nel 2009 e negli anni successivi hanno avuto 3 figli. In un ambiente in cui le relazioni sembrano spesso fragili, la loro unione appariva come una roccia. Ma, come in ogni storia lunga, intensa e vera, anche la loro ha incontrato ostacoli. Nessuna relazione è perfetta, nessun matrimonio è immune dai problemi. Col tempo, il successo di entrambi ha richiesto sacrifici. Lavorare su set diversi, viaggiare di continuo, passare giorni o settimane lontani, tutte queste cose, lentamente, possono cambiare la dinamica di una coppia. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia, il vero nodo sarebbe stato proprio la mancanza di tempo di qualità insieme. Non il tempo condiviso per dovere, per i figli o per eventi pubblici. Ma il tempo autentico, quello fatto di dialogo, di connessione emotiva. Quel tipo di tempo che, se viene a mancare, può trasformare anche il legame più forte in una convivenza silenziosa. Pare che Halit, negli ultimi anni, abbia avuto una serie di impegni professionali molto intensi, spesso fuori Istanbul. Bergüzar, invece, ha ridotto le sue apparizioni pubbliche, dedicandosi maggiormente alla maternità, pur restando attiva nel mondo artistico. Questa differenza di ritmi, di esigenze, di priorità, avrebbe creato una distanza invisibile ma costante tra loro. Ciò che colpisce, però, è il modo in cui hanno deciso di affrontare tutto questo. Niente scandali, niente accuse, nessuna guerra sui media. Anzi, il rispetto è rimasto centrale, come se volessero proteggere non solo i figli, ma anche il ricordo di ciò che sono stati. Perché un amore finito non è mai un fallimento, se è stato vissuto con sincerità. In un'intervista di qualche tempo fa, Halit aveva detto che la chiave di un matrimonio felice è continuare a scegliere l'altro, ogni giorno, anche quando è difficile. Parole bellissime, che oggi suonano quasi come un addio dolce. Forse hanno provato a scegliersi ogni giorno, finché un giorno si sono guardati e hanno capito che non era più possibile andare avanti insieme. È proprio questo che rende la loro storia così vera, il coraggio di ammettere che l'amore, a volte, cambia forma. E che per quanto ci si possa voler bene, non sempre si riesce a restare sotto lo stesso tetto. Il rispetto reciproco, però, non è venuto meno. Anzi, è diventato la base su cui costruire questa nuova fase della loro vita, separati ma non in conflitto. Bergüzar, in particolare, ha mostrato una grande forza d'animo. È sempre stata riservata, poco incline ai pettegolezzi, ma quando ha parlato, anche solo con uno sguardo o con un gesto, ha trasmesso autenticità. Le sue apparizioni recenti lasciano intuire una donna consapevole,
determinata, che ha sofferto ma che sta ritrovando un equilibrio tutto suo. E Halit? Anche lui è rimasto fedele a se stesso, discreto, dignitoso, mai sopra le righe. Un uomo che ha costruito la sua carriera con talento e impegno, e che ora si trova a rimettere insieme i pezzi di una vita che, improvvisamente, cambia direzione. Ma forse, da artista sensibile qual è, saprà trasformare questo dolore in nuova ispirazione. Molti fan si chiedono se ci sia speranza per un ritorno, se questa separazione sia solo temporanea. Ma la verità è che, a volte, chi si ama davvero sa anche quando è il momento di lasciarsi andare. Non per punizione, non per rancore, ma per lasciare spazio a una nuova fase, a nuove consapevolezze. I figli della coppia resteranno sempre il ponte tra di loro. E sarà attraverso di loro che, forse, riusciranno a mantenere un dialogo sereno. Perché separarsi non significa smettere di essere genitori. Anzi, spesso significa voler diventare genitori migliori, senza il peso di un rapporto ormai logoro. Questa storia, per quanto triste, ci ricorda che anche i personaggi pubblici sono umani. Che anche loro vivono le stesse emozioni, le stesse paure, gli stessi dubbi. E che, proprio come noi, devono affrontare scelte difficili, dolorose, ma necessarie. Grazie per avermi seguito in questo racconto lungo e delicato. Se vi è piaciuto questo contenuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo dello spettacolo. Ci vediamo nel prossimo video, con rispetto, con emozione, e sempre con il desiderio di raccontare storie vere.